Ma è vero che l'Inter può già esonerare Simone Inzaghi? Amiche e amici di Passione Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina dà seguito a quelle che sono delle voci che ormai si inseguono e si rincorrono da qualche giorno, secondo le quali, dopo il risultato di Juventus-Inter, ovviamente in caso di risultato negativo, la strada, il cammino, l'esperienza all'Inter di Simone Inzaghi potrebbe essere già segnata. Ne parliamo all'interno di questo episodio facendo qualche considerazione che va ad aggiungersi ad un altro contenuto che avevamo fatto qualche giorno fa, anzi ormai penso almeno un paio di settimane fa. Cerchiamo di capire dove ci potrebbe muovere l'Inter e cosa potrebbe determinare una sconfitta nel Derby d'Italia in programma domani sera. Andiamo subito nella notizia, cari amici e cari amiche di Passione Inter. Dicevamo, allora, vi voglio spiegare innanzitutto il titolo di questo contenuto perché vi potrà sembrare un attimo, vi potrà colpire. In realtà il motivo per il quale abbiamo fatto riferimento a Juventus-Inter è relativo al fatto che questa partita potrebbe essere uno spartiacque decisivo. Chiaramente un esonero immediato dopo Juventus-Inter, quindi lunedì, è ovviamente impensabile nei confronti di Simone Inzaghi. È evidente però che una sconfitta domani all'Allianz Stadium determinerebbe innanzitutto un allontanamento quasi definitivo dal primo posto, perché poi il Milan avrebbe la partita contro il Bologna abbastanza facile per allungare di 9 punti e quindi mettere un solco piuttosto importante, avendo anche purtroppo lo scontro diretto a favore. Ma soprattutto avvicinerebbe il quarto posto all'Inter, perché la Juventus supererebbe appunto i nostri ragazzi che comunque hanno una partita in meno e quindi potrebbero poi eventualmente risuperarla, però al momento si ritroverebbero quarti in classifica, dopo essere stati a lungo primi barra secondi, ma anche e soprattutto primi. Quindi la notizia di cui vi parlavo ve la mostro anche dal nostro sito passioneinter.com, riguarda appunto, come dicevo, una notizia dalla Gazzetta dello Sport, scenario a sorpresa in caso di flop. Nel dettaglio, appunto, la Gazzetta scrive che la dirigenza si è detta fino a questo punto tutto sommato soddisfatta dai risultati centrati dall'allenatore in Champions League e in Supercoppa, ma per la prima volta dal suo approdo da Piano Gentile vi è la percezione che un finale di stagione da incubo possa far traballare la panchina dell'ex Lazio. A Inzaghi è stato chiesto di rimanere competitivo fino al termine della stagione, qualora l'Inter dovesse ad esempio ritrovarsi fuori dalla lotta scudetto nel mese di maggio, quindi prima delle ultime 4-5 giornate di campionato, ecco che un tale malcontento potrebbe mettere a rischio la sua riconferma. Questa, secondo la Gazzetta dello Sport, è la situazione ed è lo scenario. Quindi, se Inzaghi non dovesse riuscire a rimanere in corsa fino alle ultimissime giornate, potrebbe consumarsi una rottura. Una rottura di cui, ora, mi sembra forse esagerato dire che ci siano già stati degli indizi. Però diciamo che qualche piccola crepa, qualche piccola esternazione che andava in prendeva vie differenti, l'abbiamo già vissuta in queste settimane e sicuramente avrete già capito a cosa mi sto riferendo. Mi riferisco a quella conferenza stampa di, mi pare, fine dicembre, in cui Simone Inzaghi, secondo me sbagliando, e l'ho detto più di una volta, però è stato uno scivolone che può capitare, disse sostanzialmente, quando l'Inter era prima e stava giocando molto bene, disse: noi comunque siamo nei primi 4 posti, abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions e quindi stiamo facendo quello che la società ci aveva chiesto di fare ad inizio stagione. Mentre invece Beppe Marotta nel corso dell'anno ha ribadito più volte che l'obiettivo in realtà dell'Inter è quello di raggiungere la seconda stella e quindi vincere il campionato, che sarebbe il 20°. Qui si è consumata, secondo me, una prima differenza, perlomeno evidente anche dal punto di vista mediatico, perché l'allenatore dice A e la dirigenza, o comunque il rappresentante numero 1 del management, dice B. Dopodiché, io avevo detto, è stato uno scivolone, ci può anche stare. Però, attenzione, perché qui vanno dette alcune cose. Innanzitutto vi dicevo, un'analisi molto approfondita e completa su Simone Inzaghi, in particolare io me ne sono già occupato qualche tempo fa, ve la lascio nelle schede per chi ci segue da YouTube, comunque la trovate sui nostri canali, quindi non mi soffermo su colpe e meriti di Simone Inzaghi. Anzi, mi voglio soffermare molto più sulla dirigenza, perché qui ci sono da dire delle cose. Allora, se si dovesse cambiare Simone Inzaghi, partiamo con lo specificare subito una cosa: sarebbe un fallimento anche della dirigenza, perché la dirigenza dell'Inter, in particolare Beppe Marotta, lo sappiamo, è stato lui ad aver
voluto puntare ad aver scelto Simone Inzaghi, che addirittura ha strappato alla Lazio quando c'era già stata quasi una promessa di rinnovo. Si diceva che in estate Inzaghi fosse andato a cena da Lotito, si fossero quasi stretti la mano, e poi nella notte fra diciamo la cena che avevano fatto e i giorni successivi in cui sarebbe dovuto arrivare il rinnovo con la Lazio, si è inserita l'Inter e è riuscita con una buona offerta a strappare Inzaghi. Quindi la scelta è tutta di Marotta, e se dovesse essere sconfessata dopo una sola stagione è evidente che sarebbe anche un fallimento della dirigenza. Anche perché dobbiamo dire un'altra cosa: noi a lungo abbiamo incensato Marotta e Ausilio e io continuo a ritenerli dei grandi dirigenti. Quello che non voglio che passi da questo contenuto è che io stia sconfessando la dirigenza. Mancherebbe altro, per fortuna che abbiamo Marotta e Ausilio. Però bisogna dire anche una cosa: lavorare con Antonio Conte in panchina e lavorare con un mercato in cui ti puoi permettere di investire 40 milioni su Barella, 50, anzi 60 e più su Lukaku, 40 su Hakimi, è tra virgolette facile, cioè è piuttosto facile mettere insieme una squadra con queste disponibilità e con un allenatore bravo come Conte. Molto di meno lo è chiarirsi le idee e mettere insieme una squadra quando si hanno meno soldi a disposizione e un allenatore che non ha questa aura di garanzia di successo come ha Antonio Conte. A fine anno sapremo e giudicheremo il lavoro della dirigenza, perché è chiaro che dovesse arrivare lo scudetto tutto viene rimesso in discussione in positivo. Però è chiaro anche che sconfessare Simone Inzaghi ed esonerarlo dopo una sola stagione significherebbe che allora, quando ci sono meno risorse a disposizione, anche dei dirigenti molto bravi e sempre ritenuti diciamo quasi un'istituzione, soprattutto Marotta ma anche Ausilio, qualche difficoltà l'hanno incontrata, anche perché quando hai meno risorse a disposizione, dove sono state le intuizioni di mercato e per esempio l'apertura a visionare giocatori da altri campionati da parte dell'Inter? L'unico nome che si è fatto e che era effettivamente concreto è stato Marcus Thuram. Per il resto si è andati su Correa, che viene dalla Lazio, prima si era cercato Zapata che viene dall'Atalanta, c'era stata qualche accenno anche a Muriel, sempre dall'Atalanta, si è preso Dzeko dalla Roma, si è preso Çalhanoğlu dal Milan, Dumfries è arrivato anche grazie all'intermediazione di Raiola, però quella va detto che è stata una bella intuizione e io mi sono sempre speso a suo favore. Gosens è arrivato dall'Atalanta, Caicedo è arrivato dal Genoa. Ripeto, non voglio far sembrare questo contenuto come un attacco diretto alla dirigenza, però bisogna anche sollevare delle questioni nel momento in cui si fa un tipo di giudizio. Il colpo Cop Miners, prendo lui come esempio, che l'Atalanta fa, l'Inter quando mai l'ha fatto recentemente? Ed è proprio il tipico colpo che ti può servire in condizioni come quelle in cui sei oggi, in cui non puoi comprare Barella, il Barella della situazione, a 40 milioni, un Cop Miners pagato 10-15 ti avrebbe fatto comodo. Dirò un altro nome e qui so che qualcuno si sorprenderà, però le cose vanno dette. Il Milan prende Kalulu a parametro zero e Kalulu viene sbertucciato a lungo, adesso è un punto di riferimento. È un giocatore che in rosa e talvolta anche da titolare sta dimostrando che ci può stare benissimo. L'Inter è ancora ferma a Ranocchia, è ancora ferma a Kolarov per rimanere in ambito difesa. Queste cose secondo me un pochino sono mancate, a parte per quanto riguarda Marcus Thuram, dove purtroppo lì il colpo non è stato fatto, anche perché si è infortunato, perché altrimenti sappiamo che l'Inter l'offerta l'aveva fatta e probabilmente l'avrebbe portato. Chiudo su un tema che poi è quello effettivamente più concreto: cambiare Simone Inzaghi. Io spesso mi sono speso a suo favore e rimango a favore di una riconferma. Mi convincerei della bontà di un cambio solo nel caso in cui ci siano una di queste tre situazioni che adesso vi elenco. La prima: l'Inter arriva quinta in classifica, quindi non c'entra la Champions League e qui francamente ci sono poche giustificazioni. Difficilmente si potrebbe pensare di confermare la guida tecnica, anche se per me è molto difficile, quindi ve la metto lì, ma non voglio credere che l'Inter arrivi quinta. Seconda condizione: lo spogliatoio è irrimediabilmente perso e questa cosa a me non traspare da osservatore esterno e credo che sia anche abbastanza difficile, perché faccio fatica a pensare ad una squadra che abbia già mollato Simone Inzaghi. Ma qui allora devo aprire un'altra parentesi: la squadra allora non ha colpe se alla fine di marzo, dopo il primo anno in cui non hai più avuto il sergente Conte che ti martellava costantemente, tu hai già mollato le redini e hai già abbandonato il tuo allenatore, qualunque esso sia, avrai delle colpe.
Giocatori che noi reputavamo essere dei leader, e io anche avevo detto mi aspetto che questi giocatori prendano per mano la squadra e anche l'allenatore nei momenti di difficoltà. Ora che non c'è più Conte, sono mancati. Abbiamo visto una squadra Skriniar a parte, questo discorso non vale per Milan Skriniar e per pochi altri. Abbiamo visto una squadra che nei momenti di difficoltà sbracciava in campo, si innervosiva, continuava a lamentarsi con i compagni quando sbagliavano i passaggi, eccetera. Questo non aiuta nessuno. Quindi secondo me, se lo spogliatoio è perso, c'è anche una responsabilità della squadra. Terza condizione, la garanzia di avere un allenatore che tu porti a Milano e ti dà appunto la garanzia di migliorare. In questi giorni, in queste ore, io ho sentito nomi come Gennaro Gattuso, come Roberto De Zerbi, che sono per carità bravi allenatori, non voglio sminuirli, però vi domando, mandiamo via Simone Inzaghi e ingaggiamo Gattuso o ingaggiamo De Zerbi? Siamo sicuri che al 2 di aprile 2023 non siamo qui a fare lo stesso contenuto e a parlare dello stesso tema sostituendo il nome Inzaghi al nome dell'altro allenatore ingaggiato? Io credo di no. Con l'aggravante peraltro che questi allenatori di cui si parla non avrebbero un anno di lavoro alle spalle, come avrebbe invece Simone Inzaghi. Un anno di lavoro sul campo e anche di ambientamento a livello appunto di ambiente, perché stare all'Inter non è facile per nessuno. Ma soprattutto avrebbero anche delle esigenze tecniche ben diverse e l'Inter non mi sembra sinceramente nella condizione agevole di rivoluzionare un 3-5-2 per ricostruire una squadra, per esempio su un 4-2-3-1, che è il modulo che usa De Zerbi, o su un 4-3-3 che potrebbe usare Gattuso. Quindi, oltre al limite dal punto di vista mediatico e dell'anno di lavoro che mancherebbe, bisognerebbe anche rivoluzionare la squadra su un impianto tattico che è completamente diverso. Ora, io questo cambio non lo farei mai, pur stimando per esempio De Zerbi, che per me è un bravissimo allenatore, e anche Gattuso non lo butto via, però un cambio Inzaghi con questi non lo farei mai. L'unico allenatore, e qui lo dico un po' col sorriso, per il quale potrei valutare eventualmente di cambiare Simone Inzaghi è uno solo. E non lo dico a caso, e si chiama Antonio Conte, non lo dico a caso perché in queste ore sempre la Gazzetta dello Sport ha riportato questa voce secondo cui l'esperienza di Conte al Tottenham potrebbe finire in anticipo e a meno che non si liberi una panchina importante come potrebbe essere il Paris Saint-Germain, loro citavano il PSG, il ritorno in Italia potrebbe far bene al calcio italiano e a Conte stesso e la panchina più calda in questo senso potrebbe essere quella dell'Inter. Lo dico un po' sorridendo perché trovo questo ritorno impossibile quasi quanto quello di Lukaku, per ragioni economiche, per ragioni mediatiche, per 1000 motivi. Non vedo sinceramente perché Conte, che sappiamo voler sempre migliorare, voler sempre investimenti, debba tornare all'Inter sapendo che la squadra è più debole di 2 anni fa, cioè dell'anno scorso in realtà, e sapendo di non avere a disposizione un mercato fatto di spese folli. Io non ce lo vedo. Però se dovesse aprirsi questa possibilità, allora ne possiamo parlare. So che poi anche Conte, il nome di Conte è molto divisivo, quindi c'è qualcuno che farebbe la firma oggi e qualcuno che invece preferirebbe svegliarsi poi nel momento in cui Conte verrà nuovamente mandato via o comunque riandrà via. Però è abbastanza oggettivo che Antonio Conte sarebbe un nome che, sostituendo Simone Inzaghi, ti garantirebbe dei miglioramenti. Questo credo che sia abbastanza oggettivo e quindi sulla base di questo se ne può parlare. Altri nomi come quelli che ho fatto prima, sinceramente, secondo me porterebbero solo dei malus all'Inter nel breve periodo e sappiamo che purtroppo l'Inter, come tutte le big, devono ragionare sul breve periodo, altrimenti per chiudere il cerchio non saremo qui a voler qualcuno esonerare Simone Inzaghi dopo 9 mesi, se non si ragionasse sul breve periodo. Queste ragazzi erano un pochino le mie riflessioni, sono andato un po' anche a ruota libera, quindi spero di aver fatto un discorso il più coerente possibile, ma mi appello alla vostra brillantezza, alla vostra capacità di fare anche dei collegamenti. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio vi ringrazio e vi invito ad iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se siete arrivati fino a qui lasciatemi o l'emoji della spunta verde se siete d'accordo con quello che ho detto e poi spiegatemi anche un po' il vostro pensiero, oppure la X rossa, la croce rossa, se invece ritenete che la pensate diversamente, ma ovviamente fatemi sapere anche come la pensate, così ne possiamo discutere nei commenti. Per il resto vi ricordo che potete sostenere il nostro progetto se vi piace il nostro modo di affrontare le notizie e di vivere l'interismo tutti i giorni
www.passioneinter.club per entrare a far parte del nostro club esclusivo, oppure cliccando il tasto abbonati qui sotto sul canale YouTube. Per il resto ci troviamo tutti i giorni in live alle 19:30.